Buongiorno coltivatori e benvenuti sul canale di Orto da Coltivare. Io sono Pietro Isolan e oggi parleremo di lavorazione del suolo. In particolare faremo un confronto fra un attrezzo piuttosto interessante che è l'aratro rotativo e la classica fresa, la zappatrice. Partiamo subito col descrivere l'aratro rotativo. Come vediamo si può attaccare a qualsiasi motocoltivatore, basta che il sistema sia compatibile. In questo caso lo abbiamo attaccato a un Bertolini. La meccanica dell'aratro rotativo si basa su un asse verticale e sui coltelli che girano in senso orizzontale in questo modo. La profondità di lavorazione arriva anche sui 20 cm. La meccanica di qualsiasi fresa invece è basata su un asse orizzontale sul quale sono montati questi coltelli. Con la fresa arriviamo a una profondità di lavorazione di 10-15 cm e andiamo a sminuzzare la terra molto finemente e renderla piana. Prima di accendere i motori vediamo qualche concetto di base sulla fertilità del suolo. Prima di tutto la fertilità sta nei primi 20 cm del suolo e per fertilità intendo la sostanza organica, il vero tesoro che dobbiamo conservare e anzi aumentare. Per cui se andiamo a ribaltarla completamente sotto abbiamo fatto in qualche modo un danno, perché comunque le piante dovranno fare più fatica per andarsela a cercare e le piante spesso e volentieri hanno le radici nel primo strato di suolo. Quindi arare a 40-50 cm nei nostri orti non ha alcun senso. Uno dei vantaggi delle lavorazioni è il fatto che andiamo a mixare ossigeno nel suolo e l'ossigeno cosa fa? Va a degradare la sostanza organica rendendola disponibile per le piante più velocemente. Quindi il concetto è: portiamo per esempio il letame, andiamo a lavorare, mixandolo al suolo il letame si degrada prima e porta i nutrienti alle piante più velocemente. Però c'è un però: se noi sminuzziamo la terra troppo finemente immettiamo troppo ossigeno nel suolo e andiamo a degradare troppo velocemente la sostanza organica. Inoltre un suolo troppo sminuzzato va a diminuire la vita microbica e la vita microbica, i funghi, le micorizze sono importantissimi. Troppo ossigeno purtroppo li uccide. Inoltre un suolo troppo sminuzzato tende poi a dilavare, quindi se abbiamo un po' di pendenza purtroppo quando piove il suolo fertile viene portato via dal ruscellamento che fanno le piogge e purtroppo di questi tempi tende a piovere tutto insieme in pochi giorni, per cui bisogna farci caso. E infine un suolo troppo frammentato tende a compattarsi, ovvero se noi lo lavoriamo continuamente anche più volte l'anno il risultato non sarà un suolo più morbido ma un suolo che poi quando secca diventa molto compatto. Per sminuzzare o frammentare esageratamente intendo passare la fresa 4-5 volte l'anno. A quel punto il suolo diventa davvero quasi polveroso e creiamo i danni che vi ho raccontato. Ho visto vigneti, oliveti dove veniva fatta questa cosa e nel giro di qualche anno addirittura la pioggia si è portata via tutto il suolo arrivando alla roccia madre, pensate un po'. Ora non sto dicendo che le lavorazioni siano il male, per carità, ma dobbiamo utilizzarle col giusto criterio. Bene, direi che a questo punto accendiamo i motori e andiamo a vedere la differenza fra queste due macchine. Mi raccomando, la sicurezza prima di tutto, occhiali protettivi, guanti, scarpe antinfortunistiche e cuffie se c'è troppo rumore. Stiamo lavorando questo pezzetto che non è mai stato lavorato proprio per vedere l'aratro rotativo quanto riesce a spingere e quanto riesce a smuovere. In effetti lo dice la parola, essendo un aratro deve fare proprio quel lavoro lì. Proviamo subito a vedere, vediamo subito come sia importante inclinarlo. Andiamo a vedere gli effetti, che tipo di lavorazione è venuta fuori. Intanto vediamo la profondità. Come vediamo effettivamente siamo andati giù ad una spanna, quindi i 20 cm non sono proprio 20 ma quasi, quindi è una profondità per l'orto più che sufficiente. La ditta Cerruti ha sviluppato anche questo sistema di inclinazione dove possiamo andare a inclinare in un senso o nell'altro. Il fatto di poterlo inclinare in questo modo ci permette prima di tutto di non dover tornare indietro tutte le volte per rifare la stessa lavorazione, ma di lavorare come un aratro volta orecchio, ovvero prima vado in un senso, poi tornando in su dall'altra parte vado in un altro. Poi vediamo il tipo di lavoro che fa nel suolo, lascia alcuni pezzi interi che nell'ottica di quello che vi dicevo prima non è male,
perché come dicevo sminuzzare troppo il terreno non è mai esattamente un'ottima idea. Se fosse tutto polverizzato in questo modo, diciamo che la vita microbica eccetera, come ho detto prima, ne risente. Un'altra cosa da vedere è che come fa l'aratro non va a tagliare i rizomi delle piante, perché una cosa da sapere è che con i rizomi tagliati andiamo a moltiplicarle, quindi così si seccheranno lo stesso, diventeranno sostanza organica per il nostro orto, ma nello stesso tempo non andranno a moltiplicarsi. Vediamo poi una visione d'insieme del terreno lavorato. Non è piano come fa la motozappa, ma è comunque in una condizione sufficiente a poter fare trapianti, le file, tutto quello che vogliamo. Adesso proviamo la fresa e la proviamo in varie situazioni, proprio per farvi vedere che sul sodo una macchina funziona e una funziona meno. La proviamo qui, quindi su questo terreno che non è mai stato lavorato, per vedere che tipo di lavoro può fare la fresa. Faccio questa prova perché so che c'è qualcuno che in effetti ci va anche sul sodo nell'orto, e quindi guardiamo subito come funziona e come non funziona. Ecco l'effetto della lavorazione. Siamo andati giù appena neanche 10 centimetri, l'erba è addirittura rimasta intera e tutta in superficie e di fatto non abbiamo fatto una grossa lavorazione. Bisognerebbe successivamente ripassare, ma in quel modo andiamo a frantumare tutta quanta l'erba, per cui questo tipo di lavoro con la fresa non è consigliabile, anche perché è addirittura pericolosetto per l'operatore. Adesso proviamo la fresa invece per spianare, che è un po' il suo lavoro, per spianare e sminuzzare. E allora vediamo gli effetti della lavorazione con la zappatrice per andare a fare il suo lavoro, cioè a fare l'affinamento. Vediamo intanto che in questa situazione non ha sminuzzato, polverizzato completamente, ma qualche pezzettino intero in effetti c'è. Ho visto spesso passare più e più volte per arrivare addirittura a quello che vi ho fatto vedere prima, quindi allo stato di polvere quasi. Ecco, quello non va fatto. Se ci sono questi pezzi nel suolo non è assolutamente male che rimangano interi, tanto non danno noia al trapianto o alla semina. Un effetto invece che possiamo vedere è l'effetto di frantumazione degli stoloni della gramigna, che poi andranno a riprodurre, da questo pezzetto di radice nasceranno 2 cespi di gramigna, e la zappatrice fa proprio questo effetto, perché va a tagliare più e più volte, per effetto della rotazione, tutto quello che si trova tra le grinfie. Di positivo invece c'è il fatto che spiana molto bene. Infatti si vede, prima in questo pezzo non eravamo riusciti a riportare in piano, e in effetti la fresa, la zappatrice, riesce a fare un lavoro rispetto al livellamento. Bene, riassumiamo allora le caratteristiche di queste due macchine, vantaggi e svantaggi. Vantaggi dell'aratro rotativo. Primo, lavoriamo anche sul sodo, quindi sostituisce di fatto un aratro, quindi anche in un orto di piccole e medie dimensioni dove magari non è fattibile entrare con l'aratro, questo attrezzo va benissimo. Secondo, sempre in ottica aratura, il fatto che sia reversibile ci permette di non dover tornare indietro tutte le volte, quindi scendiamo, giriamo l'attrezzo e torniamo in su lavorando. Terzo vantaggio, ci va a sminuzzare il terreno ma non troppo, soprattutto non va a sezionare le erbe infestanti, quindi evita di fare una riproduzione di gramigna sul campo. Vediamo invece i vantaggi della fresa, della zappatrice meccanica. Con la fresa riusciamo a spianare per benino un terreno che è stato lavorato prima, quindi perfetta per l'affinamento, con l'accortezza di non fare troppi passaggi e di non usarla troppe volte durante l'anno, perché invece gli svantaggi riguardano il fatto che sminuzza troppo sia il terreno e sia le erbe infestanti, abbiamo visto prima. Cos'è invece che non fa la fresa? Non riusciamo a lavorare con la fresa un terreno che non era stato lavorato prima, come abbiamo visto, perché rischiamo di farci male e di non ottenere il risultato sperato. Un'altra cosa che fa questo simpatico attrezzino è il fatto di poter fare i bauli. Andiamo a provare a fare un bel baule inclinando ancora di più l'aratro. Incliniamo di qualche altro grado in modo da sparare la terra da questa parte e partiamo. E ora si fa esattamente al contrario.
Sinceramente questa funzione di questo attrezzo è davvero interessante, perché tutta la fatica che si può fare baulando a mano ce la possiamo togliere in questa maniera qua. Il baule è venuto discretamente, basterà con un rastrello rifinirlo, ma è una cosa molto veloce. Fra l'altro l'azienda agricola Il Poderaccio che ci ha ospitato sarà ben contenta del lavorino che gli abbiamo fatto. Riflettendo sulla prova fatta un po' più a bocce ferme dopo che sono venuto via dal campo, vorrei tirare queste due conclusioni. L'aratro rotativo è perfetto per fare la lavorazione da zero del terreno non ancora lavorato, perché in un colpo solo facciamo due lavorazioni, la prima lavorazione e anche l'affinamento con la stessa macchina e nello stesso momento, perché in effetti lascia il terreno sufficientemente in piano e sufficientemente fine per andare a trapiantare o seminare direttamente con un passaggio, creando fra l'altro molti meno effetti collaterali rispetto alla fresa, come ho già detto. Invece allo stato attuale di sviluppo della macchina che ho visto, la fresa funziona molto meglio nel caso di dover rasentare una fila di piantine già messe, quindi nel caso che sia cresciuta l'erba e di dover andare a tirarla via. Devo dire che è stata una prova molto divertente e interessante mettere a confronto queste due macchine. Spero che queste info vi siano state utili. Se vi sono rimaste domande fatele nei commenti e ci vediamo alla prossima. Buona coltivazione a tutti! Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perderlo.